Per questa ricetta iniziamo subito lavando e tagliando a metà 8 pomodori ciliegini. Poi, con l'aiuto di un cucchiaino, eliminiamo i semini e teniamo da parte la polpa. Sminuzziamo ora i pomodorini. Tagliamo la polpa in pezzette usando un coltello molto affilato, in modo da non rovinarla. Prendiamo una scodella capiente e versiamo al suo interno 250 g di ricotta fresca. Lavoriamola con una spatola di silicone fino a darle una consistenza cremosa e omogenea. Integriamo poi i pomodori tagliati a pezzetti. Insaporiamo il tutto con abbondante origano e un pizzico di sale. Lavoriamo quindi gli ingredienti fino a ottenere una crema omogenea. Possiamo ora passare alla preparazione della mozzarella con un piccolo trucco ideale per la cottura in forno. Dopo averla tagliata, riponiamo le fette tra 2 strati di carta assorbente e lasciamo riposare per una decina di minuti. Rimuoveremo così il siero in eccesso. Recuperiamo ora dal frigorifero la pasta sfoglia pronta. Srotoliamola e stendiamola ancora ben fredda sul piano di lavoro. Prendiamo la farcitura a base di ricotta che abbiamo preparato in precedenza e con l'aiuto della spatola distribuiamola in modo da ricoprire l'intera sfoglia. Diamo ulteriore profumo alla farcitura con una pioggia di origano essiccato. Successivamente arrotoliamo delicatamente la sfoglia. Trasferiamo quindi il rotolo in frigorifero e lasciamolo raffreddare per circa 20 minuti. Una volta che il rotolo di sfoglia sarà rassodato, estraiamolo dal frigorifero e appoggiamolo su un tagliere. Con un coltello molto affilato, ricaviamo le girelle di pasta sfoglia, tagliando pezzi di circa 2 cm di spessore. Trasferiamo poi le girelle su una leccarda ricoperta con un foglio di carta da forno. Le girelle sono praticamente pronte, non resta che condirle come se fossero delle squisite pizzette. Per cominciare, versiamo su ognuna di esse un immancabile cucchiaio di passata di pomodoro. Passiamo infine alla mozzarella, che nel frattempo avrà perso gran parte del suo siero. Tagliamo le fette in pezzetti e posizioniamone uno su ogni girella di pasta sfoglia. Le girelle di pasta sfoglia alla pizza sono quasi completate. Cuociamole in forno a 180 gradi per 20 minuti circa. Una volta gonfie e pronte, estraiamo la teglia e lasciamole raffreddare, in modo da farle rassodare. Ecco finalmente le nostre girelle di pasta sfoglia alla pizza. Uno snack golosissimo, ma anche una ricetta perfetta per accompagnare un aperitivo o da servire come antipasto. Come sempre, se ti è piaciuta questa ricetta, condividila con i tuoi amici e non dimenticare di mettere like e di iscriverti al nostro canale.